In un video precedente abbiamo parlato di alcune ormai preistoriche indagini campionarie dell'Istat miranti a misurare la violenza maschile sulle donne. Ne abbiamo già sottolineato la totale mancanza di scientificità e obiettività, a partire dal modo con cui le domande erano poste. In gran parte di esse si chiedeva riscontro dei sentori e delle sensazioni provati dalle donne in diverse situazioni e non di fatti veri e propri. Insieme ad altri aspetti più che discutibili, ciò ha reso quelle ricerche poco rappresentative, sebbene la potente macchina mediatica le abbia da tempo affermate come un riferimento irrinunciabile. Solo in Italia, ben intesi, nei maggiori consessi internazionali dove si trattano questi argomenti, le ricerche Istat sono escluse da sempre, tanto è evidente il loro impianto ideologicamente distorto. Ma perché torniamo a parlarne? Lo facciamo perché nel 2012 un piccolo gruppo di studiosi ebbe l'idea di prendere le domande fatte dall'Istat, girarle al maschile e proporle a una platea di uomini. Il campione era ovviamente molto più ridotto, trattandosi di un'iniziativa privata e non sostenuta da fondi pubblici, ma già così la ricerca ebbe una discreta risonanza, tanto da finire pubblicata in una delle maggiori riviste di criminologia e da essere oggi molto citata in ricerche internazionali. In allora i risultati furono sorprendenti. Proiettando i dati dell'indagine sulla popolazione italiana, venivano fuori svariati milioni di uomini, vittime di vari tipi di violenza per mano femminile. Anche a causa di questi risultati, i media mainstream hanno sempre fatto finta che quella ricerca non esista. Essa però non soltanto esiste, ma ha dato lo spunto per un importante rilancio dell'iniziativa. Tutto parte dalla collaborazione tra il Centro Antiviolenza Anchira di Milano, uno dei pochissimi in Italia che accoglie e assiste paritariamente sia uomini che donne e che per questo è escluso dai contributi pubblici, tra l'altro, e un gruppo di studiosi di varia estrazione, sociologi, psicologi, antropologi, giuristi, esperti di statistica. Insieme hanno ripreso in mano l'idea di un'indagine metodologicamente ben più corretta di quella dell'Istat e indirizzata agli uomini, con lo scopo di misurare se e quanto essi subiscano vari tipi di violenza da parte delle donne. Abbiamo avuto il privilegio di analizzare e testare in anticipo il questionario e, a nostro avviso, è costruito con rigore e con un livello di aggiornamento molto avanzato rispetto alle dinamiche sociali. Per dire, vi sono incluse anche domande relative al ghosting e al revenge porn. Non solo, Anchira, che ospita il questionario sul suo sito, oltre a garantire il totale anonimato per chi risponderà al questionario, ha messo in campo tutte le restrizioni tecnologiche oggi disponibili per evitare hackeraggi, manipolazioni o inquinamento dei dati. Dati che verranno poi elaborati dallo stesso pool scientifico che ha creato il questionario, i cui esiti saremo tra i primi a conoscere e divulgare. La chiave di tutto però ora sta nel diffondere il questionario tra quanti più soggetti maschili possibile. Per avere valore non può e non deve essere relegato nella bolla di chi già si interessa a questi temi, ma deve diffondersi e raccogliere quante più compilazioni possibile. Con le sue 50 domande, l'indagine è in grado di dare uno spaccato molto preciso di una realtà che viene trascurata dalle statistiche ufficiali e che invece meriterebbe una valutazione chiara e oggettiva. Ottenerla dipende da tutti noi e da quanto sapremo diffondere questa preziosa opportunità. Il nostro invito dunque è di cliccare sul link che lasciamo in descrizione, compilare il questionario e poi inviare il link a tutte le persone di sesso maschile che conoscete. Alla fine di tutto avremo un prezioso strumento in più per capire cosa capiti davvero nella realtà all'interno delle relazioni di uomini e donne nel nostro paese. È tempo di esserci ora e vi chiediamo di esserci.